La cucina del tavola consiglia. Si sta avvicinando la festa della donna, ma non per il giorno in sé, per la ricorrenza che ci ricorda purtroppo una tragedia. Non ho mai frequentato sinceramente feste particolari per la festa della donna, però ci tengo a fare un dolce in onore di tutte le donne. Non uscirà sicuramente per l'8 marzo, uscirà molto prima, quindi visto che faccio questa precisazione, la festa delle donne è tutti i giorni, non solo l'8 marzo, però in occasione vi faccio vedere la ricetta della mimosa. La mimosa è buonissima. La mimosa è molto buona, devo dire, sì. Allora, che cosa vi servirà per questa mimosa? Ve l'ho semplificata al massimo, così possono farla tutti quanti, ok? Allora, un pan di Spagna, la ricetta la trovate sul mio canale YouTube, amore, per cortesia lo metti nell'info box. Certo. Della crema, e anche questa per cortesia la metti nell'info box, della panna che andremo a montare e delle scagliette di cioccolato. Vi servirà una bagna fatta con acqua, rum o fialetta rum, come abbiamo fatto noi in questo caso perché siamo tutti astemi e quindi di conseguenza abbiamo messo la fialetta rum e zucchero. Abbiamo fatto una bagna fatta con circa 250 ml di acqua, 4 cucchiai di zucchero e mezza fialetta di rum, ok? Basta, avanza perché è molto molto forte come aroma. Nel caso in cui vogliate mettere invece della fialetta il rum, mettete un bicchierino di rum, è più che sufficiente, vi posso assicurare. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare il pan di Spagna in 3 strati. 2 ci serviranno per la torta in sé, l'altro andrà fatto tutto quanto a pezzettini da mettere come decorazione, ma questo poi lo vedremo successivamente. Andiamo a montare intanto 500 ml di panna con 5 cucchiai rasi di zucchero a velo, non di più, se no viene troppo dolce e poi, come dicono, come si dice, stucca, no? È troppo dolce. Allora, dicevo, 500 ml di panna con 5 cucchiai rasi di zucchero a velo. Andiamo a montare la panna, a tagliare il pan di Spagna e ci rivediamo qua. Allora, tagliati i dischi di pan di Spagna, questi sono rimasti in 2, il terzo l'ho fatto tutto quanto sbriciolato, come vedete, e a questo punto, Mimosa. sì, la mimosa, e a questo punto che cosa vado a fare? Vado a bagnare strato, prima vado a mescolare la panna con la crema, dal basso verso l'alto, poi vi faccio vedere, sto aspettando che si raffredda ancora un pochino perché l'ho fatta espressa, la crema ovviamente, non la panna. E intanto metto uno strato e vado a bagnare. Ecco qui. Mi sono preparata, la bagna l'ha fatta dato però, mi sono preparata con il beccuccio in maniera che così è molto più semplice, ma se volete ci sono proprio dei dispenser, come li vogliamo chiamare, di plastica che servono per fare questo lavoro, che è molto molto, ecco appunto, rimane molto più semplice farlo. Mettiamo metà della bagna su quella inferiore, l'altra la teniamo da parte per la superiore. Guardate come è venuto bello giallo il nostro pan di Spagna, Se fosse tutto rum sarebbe contenta mia madre. Se fosse tutto rum, ma caspita, tutto rum. Prova la tua. Sì, probabilmente sì, no, stavo pensando, sì, sì. Ok, allora aspetto che la crema si raffredda ancora un pochino e poi vado a mescolare e vi faccio vedere come fare. A dopo. Allora, eccoci qua, la panna è montata, non è tutta ovviamente, l'altra sta nella ciotola della planetaria. Vado a mettere un po' di crema e le mescolo in questo modo, poi aggiungerò un po' di panna, un po' di crema, un po' di panna, un po' di crema e abbiamo fatto la crema diplomatica. È molto molto semplice. Bisogna solo perderci un pochino di tempo. Sì, mi raccomando, mescolate sempre dal basso verso l'alto.
in questo modo. Ok, ci Ci vediamo a... tutto inzufflato. Sì, esatto. A dopo. A dopo. Allora, abbiamo fatto la nostra crema e la mettiamo nella nostra mimosa. Guardate che bel giallo queste uova, eh? Sì, non appena... Ecco, sì, scusate, io mi sono messa davanti con la ciotola. Sì. Bella proprio. L'altra panna, questa io ho usato metà della panna, l'altra panna mi servirà per ricoprire la mimosa ovviamente, prima di mettere i pezzettini. Ecco, lasciate sempre un bordino perché nel momento in cui mettiamo l'altro disco Si schiaccia. automaticamente un pochino si va a schiacciare e quindi cerchiamo di pareggiarla il più possibile in maniera che viene dritta, viene para la nostra mimosa, ok? E la mettiamo su. Mettiamo, scusate il telefono, mettiamo l'altra bagna. Non ho messo le gocce di cioccolato volutamente perché a qualcuno di questa casa non piacciono, però nella crema diplomatica volendo ce le potete mettere, va bene? Io vi ho fatto vedere le indicazioni, ma dato che questa è per casa devo per forza ovviare a queste... Sottostare alle leggi della casa. Esattamente. Quel qualcuno non sono io, logicamente. No, è mio figlio. Ok, ci vediamo tra un attimo per ricoprire tutta la torta di panna. Ecco qui, abbiamo messo tutta la panna e adesso la vado a stendere per bene con la palettina. Mi raccomando, cercate di comperarvi un piatto girevole perché è molto più semplice, vedete? Senza fare troppa fatica la potete stendere molto meglio, va bene? Quindi io vado a stenderla, vado a ricoprirla tutta anche sui lati e ci vediamo qua. Allora, abbiamo messo la nostra panna e a questo punto andiamo a mettere... Attacchiamo le figurine. Attacchiamo le figurine. Andiamo a mettere il nostro pan di Spagna. Ecco, poi dopo ovviamente recupereremo quello che scende. Questo va coperto tutto quanto, vero? In realtà no. Io non voglio farla classica, lo sai che sono una fuori dagli schemi e voglio farla in un altro modo. E allora ci vediamo per la sorpresa. Ci vediamo per la sorpresa. Meraviglia, ragazzi. Ma insomma, proprio meraviglia, non direi. Purtroppo ho comprato una penna al cioccolato e non ho fatto la scritta come faccio di solito facendo colare il cioccolato fondente e diciamo che è venuta una scritta maccheronica, piuttosto così, ok? Però vabbè, ci accontentiamo. No, io la vedo veramente bella. Poi l'ho vista fare. Ti ringrazio. È possibile fare adesso l'assaggio perché non è possibile. No, perché comunque bisogna aspettare un attimo che riposi. Dobbiamo aspettare almeno un'oretta. È stanca, sì. Si è stancata pure, certo, l'ho girata, certo. rigirata, poverina. Comunque, confermo gli auguri a tutte le donne tutti i giorni. Tutti i giorni. E con voi ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.